Monica, torniamo ad Amedeo che va da poco, da veramente poco. Tu mi hai messo la data, 3 giorni fa, è successa la cena. Va a una cena di classe e gli propongono di entrare in un ordine massonico. Allora, tra l'altro, nella linea temporale in cui Amedeo accetta, perché esiste anche quella, vedo che lui, fa una calata anche abbastanza veloce. Quindi, contrariamente alle persone che gli hanno girato l'invito, lui invece velocemente sale. Ma invece in questa linea temporale assolutamente Amedeo ha rifiutato. Vedo che c'è proprio come una specie di riunione in cui vengono designate le persone che devono entrare all'interno e hanno identificato che il suo tipo di professione era veramente importante, faceva la differenza in questa struttura massonica. Ehm, e quindi, essendo lui giovane e essendo lui dentro questo ehm, settore, diciamo così, lavorativo importante, eh, io credo che potrebbero proporglielo nuovamente. Ecco, se accettasse in quell'altra linea temporale, fino quando iniziano ad arrivare i veri compromessi? Dopo 2 anni. Di che tipo? ehm, allora, tipo 2 anni folgoranti, no? A livello proprio di carriera, di riconoscimenti, ok? Tutto avviene molto velocemente. Mm. Dopo 2 anni è come se loro gli dicessero che c'è un conto da pagare. Mhm. Ma lui è stato mm, fatto entrare con la cerimonia, le spade, no? Passa sotto. Quella roba lì l'ha Certo, fatta? Ok. certo, ovviamente ha fatto Bene. il rituale completo, Mm, ehm, ha fatto il giuramento, mhm. una volta Basta. fatto il giuramento non è così facile uscire, ovviamente, no? Ehm, e poi c'è stata tutta questa carriera, c'è stato tutto questo successo. Sì, ci sono state delle piccole cose, anche lui a sua volta ha dovuto fare dei favori, però niente di che. Però tipo dopo 2 o 3 anni è come se gli dicessero che deve fare una scelta. Insomma, mi viene come se scegliere a quale dei suoi familiari deve venire una malattia. È nipotino? No, che lui può scegliere. Mm, Cioè lui può scegliere, tipo come se facesse un discorso, magari puoi scegliere tuo padre, no? mhm. Cose così, non so. Ok? E lui che fa? Lui è come se da principio ci pensasse, no? Veramente cercasse di capire, sì, ma di che tipo di malattia si tratta, no? Cioè si tratta di un'influenza un po' pesante, si tratta di qualcosa di più invasivo, Orticaria? cioè, Mhm. esatto, qualcosa poi che viene superato, poi inizia a venirgli un grande sospetto che potrebbero dirgli delle bugie. E che sia un Magari gli sacrificio. dicono sì, sì, che sia un qualcosa di davvero invalidante, comunque, se non proprio arrivare alla morte, comunque. mm, E lì lo vedo in grossa difficoltà, Il anche meccanismo è perché sì. quello, eh? È tutto che ruota lì. Massoneria vuol dire fai cose, ottieni cose, fai sacrificio. Fai sacrificio, vendi l'anima alle entità. Come studiavamo a scuola per delle civiltà che ci sembravano lontane, tribali, primitive e non certo vicine alla società di oggi. Epstein è quello, alla fine.
Perché Monica non se ne parla più? Tutti girano la testa dall'altra parte e quindi non ci sono condanne, non ci sono file davvero rivelati, non c'è nulla. Vabbè, ma io l'avevo detto fin dall'inizio comunque, cioè tanto il punto non era quello. Non, cioè, Il mi punto sembra di essere stata molto chiara. è un risveglio No, globale? no. Cioè, nel senso, l'intento di questo disvelamento di questi file, che tra l'altro era un disvelamento molto, molto, molto parziale, Mhm. era quello di, non so come dire, solleticare gli aspetti più bassi dell'umanità, prenderli proprio dai chakra bassi, far sì che chi ha quel tipo di propensione si sentisse legittimato a portarla avanti. E chi non ce l'ha perché non reagisce? Chi non ce l'ha, eh, allora, chi non ce l'ha, allora, qua si divide tra, diciamo così, quelli che hanno lo specifico ruolo proprio di non reagire in generale, no? Diverse circostanze, può essere la pandemia, possono essere altre cose, così il loro ruolo è specificamente quello, il loro accordo animico è quello. Io non reagirò, io non mi schiererò, io non opporrò resistenza, ok? Quindi loro fanno esattamente il loro. Mm? Quindi di fatto, come posso dire, cioè, vedendolo da un piano più alto, questo avvenimento serve a ciascuno di noi, per capire, nella nostra vita, cioè, che rapporto abbiamo con lo sfruttamento minorile, Mhm. ok? Ciascuno se lo deve chiedere e avrà la propria risposta, perché anche l'acquisto di determinati eh, um, vestiti, piuttosto che di determinati oggetti sotto costo, si basano sullo sfruttamento minorile. Mhm. Quindi ciascuno è chiamato a cambiare le proprie scelte nella vita, per modificare questo aspetto del gioco, perché questo è un gioco che ci dà stimoli continui. Tuttavia, vediamo se mi segui nel ragionamento, Monica. Sono d'accordo su tutta la linea. Però che è successo? È successo che Epstein è uno dei tanti. È stato un esperimento, si è voluto che scoppiasse e si è visto che cosa diceva l'opinione pubblica. L'opinione pubblica piano piano ha desiderato il rivelamento, il disvelamento dei file. I file noi li abbiamo visti, i video che sono girati adesso io li ho visti 4 anni fa, 5 anni fa, quindi Mm. nulla di nuovo. Trump con le ragazzine, vari audio e bla bla bla. Poi, peraltro, non ci dimentichiamo Puff Daddy, che è la stessa identica cosa, beh, nessuno ne parla più. Ehm, Hanno disvelato una parte, tacendo gli orrori veri. Gli orrori veri sono, diciamolo, tutta la parte pedo, l'uccisione, la tortura, l'uccisione e il cibarsi di carne umana. Fai quello che vuoi, YouTube. Quella parte, eh no, è troppo forte. Il 99% della popolazione mondiale non la sopporterebbe, quindi non la disveliamo. Ma che discorso è? Se c'è, non mostrarla, ma fai vedere chi sono i responsabili. È tutto bloccato. È come se dessero una parte e poi vedono il risultato, vedono la reazione. La reazione non c'è e quindi non c'è un'evoluzione. Allora, per come vedo io, chi doveva vedere questi video era pronto a vederli come te, li ha già visti.
Quelli che hanno visto adesso sono quelli che comunque sono i non reagenti, ok? Quindi portarli alla luce è finto, perché chi li doveva già vedere, li ha già visti e adesso li ha visti chi comunque non farebbe niente. Per noi che li abbiamo già visti è importante, perché noi adesso siamo ulteriormente evoluti rispetto a quando li abbiamo visti, quindi alcuni anni fa. E abbiamo imparato a capire che di fatto questi, nelle forme più cruente che hai citato tu, non fanno altro che simulare le divinità. Se andiamo a vedere la mitologia, vengono proprio fatti questi tipi di sacrifici, questo cibarsi di carne umana. Mhm. Quindi di fatto questi personaggi potenti ehm, simulano per sentirsi divinità quello che viene fatto dalle divinità stesse. Perché non c'è un troupe di hacker che diffonde questi video segreti? Basterebbero due Qualcosa o tre c'è. video. Allora, qualcosa c'è, però non è di diffusione, diciamo così, mondiale, no? Bisogna un po' andare a cercare. Qualcosa c'è. Diciamo Ma la non, verità, oggi ma con c'è una parte Revenge. del mondo che deve rimanere non agente. Mm, cioè, il gioco è questo. Cioè, noi pensiamo che tutti quelli che sono presenti nel mondo siano potenzialmente degli attori che fanno, invece no, Mhm. moltissimi sono solo spettatori. E noi che siamo attori non possiamo dire, ma loro non lo fanno, hai capito? Mhm. Che loro non hanno il compito di farlo. Vabbè, se ne riparlerà dei file, Monica. Cosa vedi? Se ne riparlerà. Sì, se ne riparlerà. Condanne? Anche se andrebbe condannato un sistema. Eh, ma perché poi verrà fuori che alcuni non ci sono più, sono già morti. Eh, io condanne adesso non ne vedo. Va bene.